Salone Nautico di Genova, 64esima edizione. Siamo venuti qui come tutti gli anni per mostrarvi barche, tante barche, una più interessante dell'altra. Seguitemi. Sessantaquattresimo Salone Nautico di Genova, edizione 2024. Anche quest'anno siamo qui puntuali all'appuntamento per mostrarvi le barche più interessanti che ci sono da vedere qui al Salone. Un salone che, come vi ho raccontato negli ultimi anni, è in evoluzione, in continua evoluzione. Qui i lavori continuano, ogni anno troviamo qualche cosa di nuovo, ogni anno il salone è sempre più bello, poi tutto quanto dovrebbe finire nel 2026 e nel 2026 dovremo avere un salone veramente eccezionale. Detto questo, siamo qui per fare il nostro speciale Salone Nautico di Genova, mostrarvi le barche più interessanti che ci sono al nautico. Per farlo, chiaramente, abbiamo bisogno di uno sponsor. Il nostro sponsor quest'anno è un grande gruppo, il gruppo NSS, che voi sicuramente conoscerete perché è il nostro main sponsor, è quello che sponsorizza il maggior numero delle nostre attività. Loro sono il primo importatore lagoon in Europa, uno dei più grandi al mondo, sono un grande importatore della Beneteau e hanno la più grande società di charter in Italia, l'unica società di charter a disporre di un suo Marina Cara de Sardi all'inizio della Costa Smeralda in Sardegna. Detto questo, io vi lascio per 30 secondi in loro compagnia, dopodiché andremo a iniziare il nostro tour e quest'anno vi farò vedere veramente tante barche. Quando pensi a una vacanza in barca, pensa a noi. Pensa a NSS. Da sempre lavoriamo per offrirti il miglior servizio possibile. Importiamo Beneteau e siamo i primi dealer lagoon in Europa. Nella nostra flotta charter abbiamo le barche più nuove, le più grandi, quelle che non ha nessuno, le più belle. Se vuoi andare in barca, affidati a noi. Gruppo NSS. Iniziamo la nostra carrellata con il Milius 66, una barca che è stata presentata nel 2023, tanto che l'avete vista nello speciale di Genova 2023. Barca di 20,40 metri di lunghezza per 5,88 di larghezza. Il suo costo è di 2.950.000 euro più IVA. Lasciato il Milius, entriamo a casa Italia Yachts e troviamo una vecchia conoscenza, l'Italia 1298, una barca che non è recente ma che per la prima volta si presenta a Genova con una livrea blu che la rende ancora più bella di quello che è normalmente. Una barca di 14,30 metri per 3,95 metri che ha un costo di 488.000 euro più IVA. Se andiamo avanti sulla stessa banchina, subito dopo incontriamo il Dufour 41, un altro successo del 2023, barca di 12,75 metri con un baglio massimo di ben 4,30 metri, quindi un baglio massimo importante e un prezzo di 248.000 euro più IVA. Ma adesso invece andiamo a conoscere uno dei pezzi forti del salone, il Grand Soleil 52P. Seguitemi. Siamo a bordo del Grand Soleil 52P, l'ultimissimo modello del cantiere del Pardo, una barca che peraltro noi abbiamo provato pochi giorni fa e che vi faremo vedere subito dopo il salone. Qui con me ho Gigi Servidati, che è il responsabile della produzione del prodotto del cantiere del Pardo. È lui che pensa le barche e poi le segue dal progetto fino all'ultimo momento, il momento in cui vanno in acqua, per cui meglio di lui non le conosce nessuno. Ciao Gigi. Buongiorno Maurizio. Gigi, allora, la barca l'abbiamo vista insieme, l'abbiamo provata, per cui la conosciamo bene, ma la vogliamo descrivere ai nostri videospettatori? Sì, come sai questa barca che era molto attesa, no? Questa misura iconica nell'ambito del cantiere del Pardo, non potevamo sbagliare nulla, quindi abbiamo sviluppato questo prodotto con i tempi adeguati, con un team molto forte con cui lavoro da tempo e direi che è una barca che ha dei grandi plus, no? Come puoi vedere ha queste passeggiate molto comode, ha un pozzetto enorme, cuscinerie comode per dare dei comfort, che è anche una barca
barca di questa categoria di performance deve avere, e all'interno troviamo 3 cabine, 3 bagni, un ampio quadrato, una cucina molto generosa con frigoriferi, lavastoviglie, tutta una serie di elettrodomestici e impianti che danno il giusto comfort a un'imbarcazione che si colloca in una categoria di prezzo medio-alta. È una categoria di qualità altissima. Beh, quello io lo so, ma dai, sembrerebbe un po' troppo presuntuoso dirlo, però mi fa piacere che tu hai apprezzato molto, e questo dai. No, a me la barca, tu sai, mi è piaciuta molto, anche perché poi quando vedrete la prova 15-20 giorni dopo la chiusura del Salone di Genova, non mancate, vedrete la barca come è facile da portare, come risponde prontamente, insomma veramente una barca degna del cantiere del Pardo. L'ultima cosa, il prezzo. Il prezzo è 6,95 più IVA più optional. Grazie Gigi. Grazie Maurizio. E così vi abbiamo fatto vedere anche l'ultimo dei cantieri del Pardo, il Gran Soleil 52P. Andiamo a vedere la prossima barca. Siamo a bordo del Vico 35 della Vico Yachts, una barca da record perché per il suo prezzo, perché ha un prezzo veramente molto basso, specialmente se lo metto in confronto alla volumetria della barca e alla sua qualità. La barca è stata realizzata già qualche anno fa, ma questa è la prima volta che viene portata in Italia, importata dall'Adria Ship, che è importatore anche dell'Elan e dei Bali. Io ho qui con me Luigi Coretti, che è uno dei titolari della società, che ci spiegherà, ci illustrerà l'imbarcazione. Ciao Luigi. Maurizio, buongiorno. Allora Luigi, ci vuoi illustrare questa barca? Questa barca ha un 35 piedi a tutti gli effetti, 10,88 fuori tutto, una barca con 66 metri quadrati di superficie velica, disegnata da Lupoli, una barca disponibile sia con le 3 cabine, che è la versione esposta che vedete oggi, ma volendo ovviamente per armatori più esigenti che vogliono più di comfort, anche con le 2 cabine. Vico Yacht è un cantiere che riesce a fare una barca con un rapporto qualità-prezzo incredibile, onesta per quello che ci viene dato, in quanto vediamo che comunque, almeno noi abbiamo sentito che c'è un'esigenza di una barca che sia l'alternativa al mondo dell'usato. Abbiamo clienti che ci chiedono barche usate di medie e piccole dimensioni, e le barche usate sul mercato iniziano a essere o molto datate, quelle nuove non per tutte le tasche. Certamente, allora a questo punto non rimane altro che dirci il prezzo della barca. Qui partiamo da 116.000 euro come prezzo della barca base. Senti, invece questa barca accessoriata e IVAta, visto che una barca uguale di altri cantieri sta intorno ai 220, qui quanto sta? Un 170, 160, 170, quindi 50, 60, 70.000 euro in meno, che sono tanti soldi in questo range di mercato. Perfetto, grazie mille Luigi. A te Maurizio. Spero che la cosa vi abbia interessato, io sono sicuro di sì. Adesso andiamo a vedere la prossima barca di questo speciale del Salone Nautico Genova 2024. Il segmento di imbarcazioni tra il 35 e il 38 piedi è sempre stato uno dei più popolati. La necessità di spazio e volumi è stata una grande difficoltà per i designer che si sono sempre approcciati a queste barche. La scelta di disegnare barche con sagome a freccia e diciamo così, poppe squadrate sicuramente ha aiutato in questa scelta. Passeggiando per le banchine di questo 64esimo Salone Nautico possiamo incontrare diverse di queste imbarcazioni, tra cui il Bavaria C38, diciamo l'ultimo nato della serie C, presentato qualche anno fa, con delle dimensioni che vanno dagli 11,90 metri per 3,98, con un prezzo di listino di 183.600 euro più IVA più accessori. Oppure possiamo incontrare l'Oceanis 37.1, nato l'anno scorso e presentato nel 2023, le cui dimensioni sono 11,90 metri per 3,92, con un prezzo di listino che va da 187.000 euro più IVA più accessori. Invece per gli amanti delle regate possiamo incontrare il Pogo 36, che sicuramente regala grandi prestazioni con un prezzo che parte da 217.000 euro. E adesso venite con me che andiamo a vedere in casa Anse il nuovo 360. Andiamo! Siamo qui in casa Anse anche quest'anno insieme a Chiara Napolitani del gruppo Cini & Webster, per importatori del marchio per il nord-ovest Italia. Buongiorno.
Buongiorno a te, ben ritrovata, perché con Chiara abbiamo l'anno scorso, per chi di voi ha visto lo speciale, anteprima dello scorso anno, abbiamo presentato l'allora uscito un nuovo 410. Quest'anno invece saremo qui a mostrarvi quello che è la nuova uscita della sorellina più piccolina, il 360, ma altrettanto molto bella. Chiara, raccontaci qualcosa di più sulla coperta, cosa ci possiamo aspettare? Il 360 mantiene tutte le impostazioni veliche degli ANSI, quindi easy sailing e tanta comodità, ma è quasi rivoluzionario nei termini del pozzetto, che è grande quasi come quello di un 38 piedi, con un bellissimo accesso all'acqua con la plancetta e un grande tavolo dove c'è anche la possibilità di mettere un frigo. E in più abbiamo aggiunto anche un barbecue nel pozzetto. È incredibile per un taglio di questo tipo. Ecco, se possiamo poi visionare il pozzetto, per chi di voi lo vedrà, si potrà accorgere che rispetto agli anni passati è un pozzetto veramente incredibile. Invece Chiara, per quello che riguarda gli interni, Gli interni sono assolutamente stupefacenti. Il layout che abbiamo presentato qui al salone ha addirittura 3 cabine e 2 bagni. Ovviamente c'è la possibilità, per chi vuole una barca con un po' più di spazio di stivaggio, di avere anche una versione con 2 cabine e un bagno, e nel caso della versione con un solo bagno addirittura il letto diventa a isola. In ogni caso ci siamo ricordati dei nostri velisti, abbiamo anche la possibilità di aggiungere un tavolo da carteggio. fantastico, quindi direi che lo sforzo del cantiere di mantenere diciamo così, dei volumi importanti, mantenendo le linee di eleganza e bellezza di questa barca, sono state rispettate. Ultima domanda, il prezzo? Il prezzo è di 185.000 euro più IVA più accessori. Benissimo, grazie, passo a te la linea, Maurizio. Grazie Riccardo. Adesso voglio portarvi a vedere una barca che vi ho già mostrato l'anno scorso, ma non completamente, il Veglia 43, una barca veramente molto innovativa. Ma l'anno scorso questa barca si è presentata al Salone di Genova, dove ha vinto anche una citazione come barca più innovativa del Salone, ma non aveva gli interni perché non sono arrivati in tempo a terminarli. Hanno deciso comunque di portare la barca al salone perché, come vedete, già di per sé stessa è veramente una novità. Una barca così, erano tanti anni così innovativa che non la vedevo. Quest'anno sono tornati invece a barca completa, cioè con tutti gli interni, ed è quelli che io vi voglio mostrare, o quantomeno ne voglio parlare. Seguitemi. La barca, abbiamo detto, il Veglia 43 è una barca molto innovativa che esce fuori da ogni canone, da ogni cosa già vista. I suoi interni sono esattamente la stessa cosa. Come vedete, la dinette è piccola, non c'è l'enorme dinette di barche di 44 piedi. Perché questo? Perché il cantiere e il progettista hanno determinato, e in parte si può essere d'accordo, che la vita in dinette si svolge poco, non si passa tanto tempo in dinette, no? La maggior parte del tempo quando siamo in barca noi la passiamo all'aperto, in pozzetto, ed è per questo infatti che hanno realizzato questo pozzetto che, come vedete, è fuori misura, è veramente molto molto grande, per cui tutta la vita di questa barca si svolge qui, in questa area. Tant'è vero che qui, oltre a esserci il tavolo che poi diventa anche prendisole, c'è anche la cucina principale è qua sotto, mentre sotto coperte abbiamo una piccola cucina di supporto da utilizzare casomai quando il tempo non è bellissimo. Ma se la dinette non è grandissima, le cabine invece sono full size. Abbiamo una cabina armatoriale con il letto centrale dove ci si può passare da una parte e dall'altra, molto bella, e le 2 cabine ospite, una tradizionale con il letto matrimoniale con il suo disimpegno davanti, e un'altra invece ha un corridoio un pochino più lungo del normale, giustificato dall'entrata della barca che è asimmetrica, ma poi in fondo torna ad essere una cabina tradizionale, per cui una barca che ha un armatoriale e 2 cabine ospiti con 2 bagni, uno per l'armatore e uno appunto per gli ospiti. E adesso invece cambiamo completamente discorso e parliamo di progettisti. Adesso vi voglio parlare di architetti,
persone che disegnano le barche e in particolare che disegnano gli interni delle barche. E vi voglio presentare una persona che ho conosciuto 10 anni fa quando sono andato a vedere dei catamarani che lei aveva realizzato, che sono quelli che vedete in fotografia, che mi hanno sorpreso perché sono tuttora oggi completamente fuori dal già visto, erano qualcosa di veramente molto originale. Sto parlando dell'architetto Ilenia Indaco, che a mio parere è un ponte perfetto tra l'architettura che riguarda le case, gli alberghi e le ville e quello che riguarda la nautica. Andiamo quindi a conoscere Ilenia Indaco. Ciao Ilenia. Ciao Maurizio. Ilenia, allora io ho visto delle tue barche, ho visto delle tue case, ho visto anche un tuo albergo fatto da te e ho visto degli oggetti, ho visto una collezione di tavoli veramente molto bella, molto interessante. Come fai a unire tutte queste cose, andare da una parte all'altra in... Allora, sono un architetto, perciò uso una citazione di uno dei grandi, design is one, perciò se c'hai un metodo di progetto lo riesci a applicare alle diverse scale, dalla casa all'oggetto. E per quanto riguarda la mia esperienza con lo yacht design, ho portato quello che era il mio bagaglio della progettazione degli interni nelle barche, progettandole come se fossero delle case, con un'attenzione proprio a quello che io definisco il carattere dello spazio, cioè quella qualità che è data da tutta una molteplicità di fattori che vanno dalla scelta delle finiture, gli elementi d'arredo, la luce, i colori. 12 anni fa è stato un approccio forse un po' azzardato perché si è allontanato un po' da quelli che erano i canoni e l'iconografia diciamo, tradizionale del yacht design. È vero, infatti i tuoi disegni sono sempre molto originali, ho visto quelle barche veramente originali, fuori da ogni già visto proprio. Grazie, ti ringrazio. Senti, io so che stai facendo altri catamarani. Sì, assolutamente, continuo con la progettazione, mi diverto nell'ambito dello yacht design. Perfetto, per cui ci vedremo a bordo di qualche tuo catamarano. Assolutamente vi aspetto. E dal momento che abbiamo parlato di catamarani, adesso entriamo proprio nel mondo dei multiscafi. In salone non troviamo soltanto monoscafi, ma anche una rappresentanza di multiscafi, di catamarani. Ad esempio qui sulla mia sinistra io ho lo stand della Lagoon che ha portato qui gli ultimi 2 modelli che ha presentato, il Lagoon 43 e subito dietro il Lagoon 60. Il Lagoon 43 è una barca di 12,85 m per 7,69 m di baglio massimo e ha un prezzo di base, ovvero sia senza accessori, di 500.000 euro più IVA. Subito dietro ho il Lagoon 60, altra barca molto innovativa che è stata presentata proprio, il World Premiere è stato al Salone di Cannes una settimana fa, che è 19,77 m per 7,69 m, con un prezzo di base di 2.140.000 euro più accessori più IVA. Ma adesso vi porto a vedere un'altra barca, una barca che già vi ho presentato l'anno scorso, il Calita, il più piccolo catamarano oggi presente qui a Genova. Pensate, l'unico catamarano ad essere un natante. Perché vi riporto al Calita? Vi riporto al Calita perché l'anno scorso la barca è stata presentata con un piano velico che non ha convinto né noi né il cantiere, per cui quest'anno il cantiere si è messo lì, non ha voluto vendere le barche, si è messo a ristudiare il piano velico, a mettere a posto tutta una serie di cose e ha presentato un esemplare con il piano velico nuovo e una serie di modifiche e noi adesso le andiamo a vedere, seguitemi. Trovare Calita quest'anno non è facilissimo, l'anno scorso l'avevano messa in mezzo alle barche a vela, quest'anno siccome si sono presentati con la versione vela ma anche con la versione motore che poi è la stessa barca, però li hanno messi in questa zona dedicata alle barche a motore, per cui per trovare il Calita quest'anno dovete chiedere perché sennò sarà difficile che riuscite a trovarlo. Il Calita è un'innovazione, una grande innovazione secondo me, è l'unico catamarano di 9,99 m, il che vuol dire che è l'unico catamarano natante. Io non so se ve lo ricordate, io già ve l'ho fatto vedere l'anno scorso sullo speciale Genova 2023. È una barca sorprendente per quello che riguarda me. Su 9,99 m questi signori sono riusciti a mettere un pozzetto veramente grande grazie a questo trucco dello sbalzo
e hanno fatto degli interni che, oltre ad essere grandi, sono anche molto belli, perché la barca è veramente molto ben rifinita. Ma io non sono venuto qui per farvi rivedere una cosa che già vi ho fatto vedere, ma per parlare di piano velico, perché l'anno scorso la barca è stata presentata con un albero autoportante e una randa di quelle super tecnologiche doppie, un armo che non era proporzionato a questo tipo di barca, perché questo catamarano è vero che è una barca a vela, ma insomma sicuramente con questo io non è che posso andare a fare le regate, vado a fare la crociera, per cui durante l'anno il cantiere ha studiato un nuovo piano velico e ha montato, è arrivato qui a Genova proprio con questo piano velico nuovo, che a mio parere è molto più proporzionato a quello che deve fare la barca, e che adesso ci illustrerà Roberto Alibrandi, che è il titolare del cantiere. Seguitemi. Ciao Roberto. Ciao Maurizio, ben arrivato, grazie di questa presentazione dedica che ci concedi. E di che assolutamente, l'anno scorso avevamo visto una parte, adesso dobbiamo vedere l'altra parte, no? Perciò la parte velica, che l'anno scorso forse avevi un po' esagerato di entusiasmo, avevi fatto qualcosa un po' troppo tecnologico. Quest'anno invece vedo che avete un armo sempre tecnologico, ma sicuramente più adeguato. Ce lo descrivi? Sì, volentieri, è vero, sì, c'è voluto questo tempo per colorare tutta la barca con tutti i suoi piani, perché è una barca di nuova concessione e quindi dobbiamo avere la sicurezza. E il punto dolente era che forse era troppo tecnico il piano velico di prima, e abbiamo voluto mettere un tradizionale con un suo albero in alluminio e il suo boma autovolgente, ma tutto semplificato, quindi il concetto della barca che deve essere adoperata in maniera facile per tutti. Perfetto, grazie mille Roberto. Infatti è proprio così, questa è una barca che serve per andare in crociera ed è veramente una bella idea, perché voi pensate, una barca di 9,90 m ha 2 cabine vere, una cucina vera, una dinette, un pozzetto, è il suo piccolo mondo, ed è giusto che abbia anche un piano velico proporzionato. E adesso invece torniamo nel mondo dei monoscafi. Dufour 44, il modello 2024 del cantiere francese, modello che è uscito a gennaio e infatti già ve l'abbiamo mostrato nei nostri speciali sul salone di Düsseldorf, il salone tedesco, ma qui ve lo facciamo rivedere perché è la prima volta che la barca arriva in Italia. Qui con me ho Giovanni Tarantino, detto anche Confermo, che è il titolare della Res Nautica, importatori per la fascia tirrenica del cantiere francese. Ciao Giovanni. Ciao Maurizio, buongiorno e benvenuti a bordo. Allora Giovanni, noi la barca l'abbiamo già vista proprio insieme qualche mese fa, ma io vorrei ripetere, farla rivedere ai nostri videospettatori. Ce ne illustri? È una barca completamente nuova come scafo, molto più grande delle altre, ha tanti layout all'interno, perché possiamo avere 3-4 cabine, addirittura 4 docce, 3 bagni, un ufficio, quindi è davvero una barca fatta per tutti quanti. Perfetto, sì, è una barca che comunque riporta sempre le caratteristiche Dufour, come può essere la cucina, il cucinino qui sul coronamento. Vi ricordo che questa barca appartiene all'ultima generazione dei modelli Dufour, che sono disegnati per quanto riguarda gli scafi, le linee d'acqua da Umberto Felce, e per quanto riguarda design e interni da Luca Ardizio. Giovanni, io ti ringrazio. Grazie a voi e vi aspetto a Puntala per la prova del sì e no. Per la prova del sì e no, certamente. E con questo andiamo a vedere la prossima barca. Dopo aver visto delle barche piccole, veniamo a vedere una barca decisamente grande, il Solaris 74, l'ultimo modello del cantiere di Aquileia, che è stato presentato appena una settimana fa al Salone di Cannes e oggi ce l'abbiamo qui in anteprima italiana al Salone di Genova. Qui con me ho Vincenzo De Maria, che è il direttore commerciale del cantiere Solaris, e sarà lui a illustrarci la barca. Ciao Vincenzo. Ciao Maurizio. Barca bellissima, veramente bellissima. Ce la illustri? Sì, dunque il 74 è il nostro nuovissimo modello. Abbiamo lanciato la prima a maggio, che ha partecipato alla Solaris Cup. Relativamente ai saloni, come hai detto tu, l'abbiamo presentata a Cannes la settimana scorsa e ora siamo qui
a Genova in anteprima assoluta. La barca è un'evoluzione, una crescita della nostra linea Raised Saloon, che è una linea un po' più orientata alla crociera a lungo raggio, diciamo. Questa barca qui, a differenza del 64, abbiamo cercato di modificare un pochino l'esterno, dandogli un look un pochino più sportivo, un po' più simile, diciamo, ai flash deck tradizionali, per cercare di abbracciare un po' tutte le richieste. Internamente è una barca che propone 4 cabine ospiti, ovviamente armatoriale a prua, ospiti VIP, diciamo, a prua a sinistra, poi una cabina con letti sfalsati sempre a prua lato destro, e poi abbiamo un ampio salone, la cucina sulla poppa sinistra e un'altra cabina ospiti, oltre alla cabina marinai, perché sono in 2, con uscita indipendente, quindi possono entrare e uscire indipendentemente da poppa. Per cui sono completamente separati dal quartiere ospiti. Assolutamente sì. Senti, un'ultima domanda, il prezzo della barca? 3.200.000 euro più IVA più accessori. Benissimo, e con questo vi abbiamo presentato anche il Solaris 74 e andiamo a vedere la prossima barca. Ultima barca di questo speciale 2024 in compagnia di Antonio Palermiti del gruppo Barcando, importatore del marchio Norman per l'Italia. Buongiorno Antonio. Buongiorno, grazie. Eccoci, ci troviamo di fronte a questo Maxus 35, scoperta di quest'anno, quindi è stata presentata a Düsseldorf a gennaio e sta riscoprendo comunque dei grandi valori. Antonio, cosa ci puoi raccontare di questa imbarcazione? Allora, questa barca offre 2 layout disponibili, uno 3 cabine e un bagno e l'altro 2 cabine e un bagno. Nel secondo caso il bagno avrà il box e doccia separato e un gavone tecnico in corrispondenza. Per quello che riguarda invece la parte esterna, cosa ci puoi dire? La parte esterna ha un pozzetto molto interessante con vari gavoni, sono fino a 5 gavoni, anche degli spazietti per caricare i nostri cellulari, ha un ponte abbastanza largo e la tuga molto piatta. E mi raccontavi che è possibile trasformarla in natante, vero? Assolutamente sì. Togliendo la delfiniera che abbiamo a prua, che funge da passerella, possiamo staccarla e quindi la barca diventa 9,99 e in quel caso là essere un natante. Fantastico, c'è una possibilità molto molto interessante. In ultimo il prezzo. Partiamo da 144,9 più IVA più optional. Assolutamente interessante, quindi entrate in un mercato, come dicevi tu, a gamba tesa. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie Antonio per averci ospitato. Grazie a voi per l'interesse, speriamo di rivedervi presto con le novità del cantiere che sono interessanti. Benissimo, grazie a voi per aver visionato il Maxus 35. Questo speciale Salone Nautico di Genova 2024 finisce qui. Io spero che le barche che vi abbiamo mostrato vi siano interessate. Purtroppo non abbiamo potuto approfondire moltissimo tante barche perché voi capite che i tempi sono molto stretti, ma lo faremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, quindi non mancate di seguirci. Vi ricordo che se volete avere tutte le informazioni su quello che noi facciamo potete iscrivervi alla newsletter di Solo Velanet, di cui troverete il link in descrizione. Ringrazio il nostro sponsor, il gruppo NSS, per averci supportato e averci permesso di fare questo speciale. Ringrazio voi per l'attenzione che ci avete prestato e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.